Buongiorno e benvenuti ad ATH. Oggi vedremo come utilizzare il metodo ATH possa risolvere molti dei problemi che abbiamo con il nostro cavallo. Uno fra questi è il cavallo che ci scappa, non vuol farsi prendere in paddock, è un problema estremamente diffuso che vedo spesso in giro nei vari maneggi. Utilizzeremo quindi il metodo ATH per lavorare con Django, uno stallone di razza araba di 3 anni che è stato portato da pochi giorni da noi per risolvere questo ed altri problemi. Il primo giorno l'abbiamo liberato in paddock proprio per vedere quali sono le sue reazioni, quali sono i suoi comportamenti. Come vedete lui cerca di fuggire da noi, la sua prima reazione è fuggire da noi, cercare di rimanere a distanza da noi per mantenere il suo diritto alla libertà. Certamente non abbiamo una forma di rispetto in questo momento. Vedete come cerchi anche la sfida e si metta in posizioni di difesa, pronto ad agire. Ricordiamo bene che i cavalli in natura hanno due reazioni, la prima è la fuga, la seconda invece è l'attacco. In questo momento Django ricerca la fuga e quando ci vede insistenti minaccia una forma di attacco, minaccia una forma di aggressione nei nostri confronti. Sicuramente non abbiamo una forma di rispetto da parte sua verso la persona. Lui continua a cercare la fuga, fa finta di non prestare attenzione a quello che stiamo facendo, in realtà sta controllando benissimo i nostri movimenti e come ci muoviamo rispetto a lui. Ci sono vari metodi per insegnare a un cavallo a farsi prendere, a farsi catturare in un paddock. Alcuni prevedono di lavorare direttamente sul paddock. Noi preferiamo invece applicare il nostro metodo. Quindi per ora recupereremo Django con un rope e poi passeremo al lavoro. Django è già abituato al rope in quanto l'anno precedente aveva già fatto una doma di base utilizzando il nostro metodo ed era stato desensibilizzato all'uso del rope. Quindi questo ci ha permesso chiaramente di accelerare i tempi di cattura e di non avere reazioni troppo eccessive. Quando prendiamo un cavallo con il rope qualche volta ci troviamo di fronte a delle reazioni veramente che possono essere pericolose. Questo su Django per fortuna non è successo proprio perché alla base c'era un lavoro di desensibilizzazione già effettuato. Mettiamo su la nostra cappezza di addestramento per poter avere un maggior controllo nei suoi movimenti e poter contrastare la sua forza fisica. Ricordiamo che è comunque uno stallone di 3 anni, quindi di forze e di energie ne ha parecchie. Quindi ora porteremo Django verso la scuderia e da qui inizieremo un lavoro con il metodo ATH. Una volta portato in scuderia, Django ha cominciato il lavoro con il metodo ATH. Come abbiamo detto poco fa, l'anno scorso Django aveva già avuto un inizio di doma con il metodo, ma poi era stato interrotto per un'operazione a una gamba, quindi è rimasto fermo per circa 6 mesi. Quindi ora dobbiamo riprendere tutto il lavoro, fare un ripasso generale e fissare bene i concetti. Per 3 giorni Django è stato lavorato con il metodo ATH. Alla fine dei 3 giorni vediamo come le direzioni siano state impostate. Gli esercizi non sono ancora sicuri e certi al 100%, ma sono state messe le basi. Chiaramente Django ha bisogno ancora di ripetizione, ha bisogno ancora di quotidianità. In questo momento vediamo la prima fase che viene eseguita, ovvero il primo step, il controllo di base, dove viene preso controllo dei movimenti della direzione del cavallo. Questo ci permette già di instaurare un rapporto di leadership con Django, una prima base di rapporto di leadership con Django. Poi siamo passati al secondo step, ovvero alla fermata e il cambio di direzione. Una volta ottenuto la movimentazione dei piedi di Django, siamo passati alla seconda fase, ovvero al quarto step, quindi alla desensibilizzazione. Come vedete questo è uno step che per Django è abbastanza semplice da gestire, non ha grosse paure, quindi vuol dire che il lavoro che era stato fatto l'anno scorso è stato
decisamente positivo da questo punto di vista e non abbiamo reazioni da parte del cavallo. Dalla desensibilizzazione quindi siamo passati rapidamente al quinto step, quindi il rispetto della capezza, che è molto importante quando gestiamo un cavallo come Django, uno stallone, un cavallo che tende a essere caratteriale o comunque ci vuole mettere alla prova anche a livello fisico, quindi il rispetto della capezza è una delle armi più importanti che abbiamo per poter gestire il cavallo, per avere il suo rispetto e per averne il controllo. Al sesto step vediamo il rispetto dello spazio personale che, come avevamo visto il primo giorno, mancava totalmente, in quanto quando eravamo in paddock e cercavamo di prenderlo non aveva problemi a cercare di venirci addosso e di aggredirci, quindi è una cosa su cui abbiamo lavorato molto. Poi siamo passati al controllo delle varie parti di Django, quindi il controllo del posteriore a destra e a sinistra, controllo delle sue spalle, anche qui da un lato e dall'altro. Ricordiamoci che controllo e rispetto sono sempre due facce della stessa medaglia, quindi se vogliamo avere uno dobbiamo ottenere anche l'altro. Abbiamo ottenuto il back a comando ed il passo laterale, il side pass. Siamo arrivati anche agli esercizi della quarta fase, ovvero il muovi le spalle e il corridoio, nel quale abbiamo visto che Django ha avuto alcuni problemi a gestire gli spazi ristretti. Vediamo dunque ora come si comporta Django una volta liberato in paddock dopo 3 giorni del metodo ATH e dopo essere arrivati alla quarta fase del metodo. Al quarto giorno abbiamo liberato Django nello stesso paddock e abbiamo provato ad avvicinarci per prenderlo. Vedete che si lascia avvicinare, si lascia toccare, non minaccia più degli attacchi, non cerca di sfuggirci, ma rimane lì tranquillo, sereno, pacifico a farsi prendere. Questo è uno dei risultati che possiamo ottenere utilizzando il metodo ATH, utilizzando quindi il metodo di controllo e di rispetto del cavallo, che può poi risolvere moltissimi altri problemi che non riguardano strettamente il lavoro che facciamo in campo, ma come in questo caso riguardano anche il rapporto che abbiamo con il nostro cavallo. Quindi metodo ATH per risolvere le problematiche del rapporto con il nostro cavallo utilizzando il suo stesso linguaggio, che poi si traducono in risoluzione di problematiche nella gestione del cavallo, quindi in ogni aspetto della nostra vita insieme. Vi ringraziamo per averci seguito e vi aspettiamo al prossimo video.